Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Alcuni giorni fa mi è arrivato un commento sotto un video fatto l'anno scorso che riguardava il rinvaso di una Sarracenia minor. Il commento è di Luca Pistoia, che saluto, ciao Luca, e mi hai dato una buona idea, che è quella di parlare di vasi e piante carnivore. Questo perché? Perché adesso nel periodo invernale le lasciamo a riposo le nostre piante carnivore in modo che fanno la loro stagione in assoluto riposo, e poi in primavera dovremmo poi pensare ai rinvasi nel caso sono piante cresciute ormai da tanto tempo in un contenitore. Però il discorso dei vasi con le piante carnivore è un discorso sempre molto delicato, perché non tutte le piante carnivore hanno lo stesso sviluppo radicale. Ci sono piante carnivore di piccolissime dimensioni che hanno delle radici molto lunghe, ci sono piante di dimensioni abbastanza grandi, diciamo, che invece si accontentano anche di stare in un vaso un po' più piccolo. Tra le piante che possono confondere molto il tipo di vaso da utilizzare ci sono le drosere, perché se noi prendiamo le drosere di clima temperato come la anglica, la rotundifolia o l'intermedia, sono piante carnivore che hanno un buon sviluppo radicale, però si accontentano anche di vasi che sono abbastanza piccoli. Quindi per una drosera di queste dimensioni, molto piccola, di clima temperato, come la drosera rotundifolia ad esempio, può andare bene anche per poterla coltivare un vaso di queste dimensioni, che non è eccessivamente alto, è abbastanza largo e permette alla pianta un buon sviluppo, perché sono piante che hanno un apparato radicale non tanto sviluppato, e quindi un vaso di questo tipo può andare bene per coltivare delle drosere rotundifolia anche per 1-2 anni. Abbiamo la grande fortuna che è quella di avere internet. Su internet si trovano ormai tutti i tipi di informazioni che ci possono servire, perché quando acquistiamo una pianta, in questo caso pianta carnivora, è sempre meglio informarsi non solo sul tipo di trappole che fa, sul colore, sulla bellezza della pianta, ma informarsi anche sul tipo di apparato radicale, perché questo può essere utile per poter coltivare bene le nostre piante carnivore. Ci sono delle drosere che invece sono molto piccole, ma hanno un apparato radicale lunghissimo e hanno bisogno di stendere bene questo apparato radicale. E tra queste ci sono le drosere pigmee, che arrivano dall'Australia, sono piante di piccolissime dimensioni, veramente molto piccole, a volte il fiore è più grande della pianta stessa. Per questo tipo di drosere, che hanno un apparato radicale molto lungo, devono stenderlo bene all'interno del terreno senza trovare molti ostacoli. Anche se può sembrare un controsenso, può andare bene un vaso di questo tipo, molto alto, in modo che queste piante piccole possono stendere bene il loro apparato radicale in tutta la loro lunghezza, perché alcune piante appunto di drosere pigmee hanno delle radici molto lunghe che possono anche arrivare a 20 cm, nonostante la drosera pigmea è una pianta anche di 1 centimetro a volte di grandezza, e anche meno a volte. Quindi coltiviamole sempre in un vaso molto alto. Io faccio vedere questo, ma potrebbe essere anche un vaso ad esempio di queste dimensioni, che non deve essere eccessivamente altissimo, ma sempre comunque un po' alto, in modo da dare l'opportunità a questa pianta di crescere bene, non solo nella parte vegetante, ma anche nell'apparato radicale. Ci sono anche altre drosere di facile reperibilità, come la drosera capensis. La drosera capensis può essere coltivata anche benissimo in un vaso di questo tipo, anche perché è una pianta di dimensioni abbastanza grandi. Quindi quello che noi dobbiamo valutare anche è l'aspetto estetico che diamo poi durante il rinvaso, ovvero se sono delle piante a sviluppo molto grande, e sempre ad esempio come la drosera capensis, che vi faccio vedere perché la sto tenendo fuori, però è ancora vegetante nonostante il freddo, perché è riparata un po' in una serretta. Eccola qui, Drosera capensis, che la sto coltivando all'esterno, riparata sotto questo gazebo che io chiamo sempre il gazebo tropicale, all'interno di una serretta con un telo che è sempre leggermente aperto per favorire la circolazione dell'aria. Vedete che non ha perso completamente la parte vegetante, è una pianta in salute, sta bene, e coltivata in questo vaso è già 2 anni che in questo vaso cresce molto bene. Purtroppo quello che c'è da dire sulla Drosera capensis è che quando poi arriva alla fioritura
i suoi semi veramente colonizzano poi tutte le piante, piante carnivore che ci sono nel circondario attorno al vaso di coltivazione della Drosera capensis. Quindi quando coltiviamo questa pianta cerchiamo di tenerla un po' lontana dagli altri vasi dove ci sono altre specie, altrimenti ci troviamo piccoli di Drosera capensis poi durante il corso della stagione estiva, che vediamo germinare nei vasi magari di altre piante carnivore. Quindi coltiviamola anche in un vaso di questo tipo, che è perfetto per questo tipo di pianta perché ha un buon sviluppo radicale anche lei, però non ha bisogno di stendere molto bene le sue radici, può anche farle circolare all'interno del vaso, soprattutto in questo tipo di Drosera. Ci accorgeremo del rinvaso, questi è 2 anni che è qui, e lo possiamo vedere qui perché le sue radici cominciano a fuoriuscire dalla base, quindi questa pianta il prossimo anno ha bisogno di essere divisa e messa in vasi singoli anche di questa dimensione. Tra le piante carnivore che invece hanno bisogno di un vaso fatto in un certo modo perché devono essere anche esteticamente belle, ci sono le saracenie. Le saracenie ce ne sono di tanti tipi, a sviluppo verticale come la saracenia leucophylla che potete vedere qui, anche lei in riposo, e saracenie invece di crescita diciamo orizzontale come la saracenia purpurea. Quindi qui entra un po' in gioco l'aspetto estetico del vaso e della pianta. Le saracenie a crescita verticale molto alta come le saracenie leucophylla, flava, minor, rubra ad esempio, oreofila, sono piante carnivore che hanno bisogno di essere coltivate in vasi non eccessivamente grandi. Se noi coltiviamo questa pianta all'interno, e questo è il suo sviluppo massimo ad esempio, tanto per fare un esempio perché questa pianta diventa molto più alta, la coltiviamo in una ciotola, può essere anche carino come aspetto estetico, però io vedo che queste piante carnivore, le saracenie, hanno un aspetto estetico molto più bello se coltivate in vasi di un po' piccole dimensioni, non tanto grandi, perché si dà l'opportunità di dare alla pianta questo slancio verticale che regala veramente uno spettacolo. Quindi coltiviamole pure in vasi di questo tipo, in base poi alla grandezza della pianta naturalmente, perché le saracenie sono piante che colonizzano con il loro rizoma, tendono ad andare a sbattere poi nel bordo del vaso. Quando ci accorgiamo di questo dobbiamo mettere in un vaso più grande. Quando facciamo il rinvaso delle piante carnivore, ma questo vale per tutte le piante, il vaso non deve essere mai eccessivamente grande rispetto al primo, ma grande 1-2 cm, in modo da non dare l'opportunità di avere uno stress alle radici, trovandosi poi da una situazione diciamo di vaso ristretto ad una situazione veramente molto larga come può essere quella di una ciotola, in cui sì, il rizoma si svilupperà bene perché potrà correre sulla superficie e quindi il vaso può essere utilizzato anche per più anni, però l'aspetto estetico poi cambia. Io vedo spesso in coltivazione delle saracenie a sviluppo verticale, coltivate in vasi molto piccoli, che dà meno valore al vaso e dà un grande valore proprio a tutto il loro sviluppo. Più il vaso è piccolo, più queste piante effettivamente sembrano molto più alte. Sì, c'è questo problema di sviluppo del rizoma della saracenia perché non si può controllare e quindi una volta che tocca il bordo del vaso tende poi a piegarsi o a sopraelevarsi sopra la superficie del bordo del vaso, e a quel punto anche il fatto di poter emettere nuove radici può essere un problema per il rizoma, e quindi o si curva e continua a correre poi lungo il bordo del vaso, ma solitamente quando la pianta sbatte contro il bordo ha bisogno di essere poi rinvasata, dandogli sempre quei centimetri in più per poter permettere un nuovo sviluppo poi nella stagione successiva o nel corso della stagione stessa, se il rinvaso lo facciamo a inizio primavera. Un'altra pianta che può essere coltivata anche in un vaso di queste dimensioni è la Darlingtonia, che io la coltivo in un vaso un po' più piccolo di questo, messo all'interno di questo vaso che fa da sottovaso perché non è forato sotto, in modo da mantenere sempre un buon livello di acqua e anche di ombra data da tutto lo sfagno, in modo che il sole non riscalda il substrato. La Darlingtonia californica è una pianta che si sviluppa anche molto in altezza, non diventa altissima come le saracenie, almeno non in coltivazione, non è molto facile far crescere in altezza una Darlingtonia. Ce ne sono alcune varietà che sono un po' più alte,
Questa ad esempio non è una pianta ancora adulta, quindi non ha raggiunto la massima dimensione, continua a fare queste trappole di una decina di centimetri, ma possono arrivare anche a 30-40 centimetri nell'altezza, soprattutto le prime trappole che nascono all'inizio della primavera, che sono quelle più alte. Quindi per una Darlingtonia californica possiamo dargli un vaso di questo tipo, ma la cosa più importante però è inserirlo sempre in un altro vaso. Ad esempio, se questo qua è il vaso principale della Darlingtonia, lo inseriremo in un altro vaso di colore bianco mai nero, per un fattore di calore del sole quando batte nel terreno, e questa pianta qui si svilupperà molto bene. Più l'esemplare è grosso, più possiamo usare un vaso un po' più grande. Ricordiamoci per la Darlingtonia californica una cosa molto importante è quella di non coltivarla mai in vasi neri, perché prendono molto calore quando batte il sole. Mettiamola sempre in vasi chiari e cerchiamo di ricoprire sempre il tutto con lo sfagno. Usando così tanto sfagno il vaso perde il suo valore estetico perché viene abbastanza ricoperto e quindi l'occhio cade subito sulla pianta. Un'altra pianta che ha bisogno di un vaso molto profondo, perché è una pianta che non sopporta essere messa in un substrato particolarmente fradicio, come ad esempio quelle delle saracene che hanno bisogno di tantissima acqua, è il Cephalotus follicularis. Io il Cephalotus follicularis lo coltivo in un vaso di terracotta, non di plastica, di queste dimensioni. Vedete che la pianta non è molto grande, deve ancora colonizzare tutto il vaso. Questa rimarrà qui per 1 o 2 anni, forse anche 3, vediamo, in base allo sviluppo della pianta, e vedete quanto è profondo questo vaso di terracotta, perché il Cephalotus follicularis, appunto come dicevo, non ama essere messo in terriccio particolarmente fradicio, preferisce un terriccio umido che anche se va in leggera asciugatura può ancora andare bene, poi bisogna bagnare subito. E ha un sistema radicale abbastanza lungo che deve andare giù nella terra e non deve trovare molti ostacoli. Diciamo, dobbiamo dare l'opportunità al Cephalotus di svilupparsi molto bene anche nel suo apparato radicale. Questo garantisce una buona crescita di questa pianta carnivora australiana con queste trappole particolarmente strane a forma di scarpetta. Non di facilissima coltivazione, il Cephalotus bisogna rispettare alcune cose molto importanti, e l'utilizzo di un vaso di terracotta per il Cephalotus garantisce anche il fatto che il terriccio non rimanga troppo fradicio per molto tempo. Un'altra pianta che possiamo coltivare in vasi molto piccoli è la pinguicula, perché ha veramente un sistema radicale molto piccolo. Io la coltivo in questo vasetto di terracotta in cui ho inserito una pietra di tufo, in cui ho inserito poi delle pinguicole. Qui sono andate quasi tutte in riposo ormai, ce n'è una che ha ancora una foglia vegetante, anche perché qui è abbastanza non tanto freddo come posto di coltivazione in inverno, ha mantenuto ancora una foglia, ma le altre sono andate in ibernacolo, e vedete che per le pinguicule, questa è la pinguicola vulgaris, piante di non grandi dimensioni, va bene anche un vasettino di questo tipo. Questo è molto basso, è uno di quei vasetti di terracotta creati per far germogliare i semi, tipo del crescione per l'alimentazione umana. Questo purtroppo era stato usato dal mio gatto come toilette, quindi l'ho lavato, l'ho portato in giardino, è forato da di sotto, è messo all'interno di un sottovaso con un buon livello di acqua, e la pinguicola vulgaris si è mantenuta in salute ed è cresciuta anche molto bene quest'estate. Ma le pinguicule vulgaris, ad esempio, le possiamo coltivare anche in vasi di piccole dimensioni, come può essere anche questo, o come può essere anche questo, proprio perché non hanno uno sviluppo radicale molto grande. Le pinguicole invece di clima subtropicale, che sono un po' più grandi come esemplari, hanno sempre un apparato radicale che non è molto sviluppato, ma in questo caso dobbiamo usare un vaso un pochettino più grande, quindi per una pinguicola moranensis o caudata possiamo utilizzare anche vasi di questo tipo. Poi per quello che riguarda il substrato, il modo di coltivazione, lì si fa una ricerca per capire poi bene come coltivare, che cosa inserire come terriccio per questo tipo di piante. Per la pinguicola vulgaris ho usato queste pietre di tufo con un po' di terriccio da giardino mescolato con un pochettino di torba, e ho sistemato anche del muschio, e vedo che si sviluppano molto, molto bene. Ci sono anche altre piante carnivore come la saracena purpurea, che hanno uno sviluppo orizzontale sul terreno, tendono ad allargarsi molto, quindi il vaso deve essere di buone dimensioni, non tanto all'inizio,
vi faccio vedere un vasetto in cui coltivo una saracenia purpurea in un vaso normale più o meno di queste dimensioni, ve lo faccio vedere subito. Ecco qui la saracenia purpurea, vedete la sua crescita è veramente di pochi centimetri in altezza per quello che riguarda le foglie, 10-15 centimetri, più che altro tende ad allargarsi, quindi per la saracenia purpurea potrebbe andare bene anche una ciotola di questo tipo, non di terracotta, magari di plastica, o anche un grande mastello che colonizzerà poi nel corso del tempo. Le radici della saracenia purpurea sono anche abbastanza sviluppate, però è una pianta che si accontenta anche di vasi non tanto grandi e anche se un po' costretta si sviluppa bene. L'unica cosa è che le foglie poi una volta che escono fuori dal vaso tendono a pendere giù, si piegano e l'aspetto estetico della saracenia non è più così bello. Adesso ci spostiamo, vi faccio vedere dei mastelli dove coltivo saracenia, queste saracenie a sviluppo orizzontale, saracenia purpurea e psittacina, così vi faccio vedere come le coltivo in questi grandi mastelli in cui possono distendere tutto il loro apparato vegetativo, tutte le loro foglie, in modo da non creare delle parti che scendono giù arrivate al bordo del vaso. Eccole qui, questo mastello, questa è una grande pentolona di alluminio in cui coltivo la saracenia purpurea, vedete che si è allargata sulla superficie, questa era stata rinvasata l'anno scorso in primavera. C'è tutto lo sfagno, gli eriofori, angustifolium, che avevo messo anche insieme per dare proprio un aspetto di palude. Ci sono delle drosere anche che sono cresciute tramite questo spargere dei semi quando c'è un po' di vento, se ci sono dei vasi con delle drosere vicino, tutte drosere rotundifolia intermedia. Qui ci sono anche delle fioriture di drosera rotundifolia o intermedia, adesso non so bene, quando poi quando cresceranno poi questa primavera riuscirò a distinguere, perché tramite l'apparato secco riproduttivo dei fiori che si sono seccati non è molto facile distinguerle. Comunque questa è la saracenia purpurea, vedete un grande mastello in cui lei può allargarsi e far crescere tutti i loro rizomi. Quando arriverà al bordo tenderà a pendere un pochettino, ma io la lascerò ancora magari un annetto di coltivazione qua dentro e poi dopo la rinvaserò dividendola in altri esemplari. Lì c'è una saracenia purpurea anche coltivata in questo grande vaso che non è forato sotto, in cui ho messo praticamente della torba e poi ho sistemato la saracenia. Vedete che anche lei si sta sviluppando e arriverà a colonizzare in maniera orizzontale tutta la superficie del vaso, diventando poi un esemplare di grandi dimensioni. Qui invece c'è una saracenia psittacina, che è una saracenia a crescita orizzontale, quindi ha bisogno anche di vasi bassi, non ha bisogno effettivamente di vasi molto alti, perché una pianta a crescita orizzontale in un vaso molto molto alto perde un po' il valore estetico. È meglio coltivarla in un vaso che sia adatto anche al tipo di sviluppo della pianta. Anche se può essere carino comunque, perché ad esempio saracenia purpurea in quel vaso lì sta bene, nel senso che si compensano vaso e pianta. Stessa cosa qui per la saracenia psittacina, coltivato in un mastello di alluminio, come la saracenia purpurea, con tantissimo sfagno e tantissime drosere che si sono moltiplicate tramite i semi nel corso degli anni. Questa è qui da circa 3 anni, non è mai stata rinvasata. C'è anche un iris a fiori gialli che cresce, un iris di palude che cresce nello stesso vaso, e vedete che il suo sviluppo orizzontale colonizza tutta la superficie del vaso, quindi in un mastello di queste dimensioni, con un'altezza non eccessiva e una pianta a sviluppo orizzontale, si crea un'enfatizzazione molto carina per quello che riguarda l'estetica della pianta. E la pianta con uno sviluppo orizzontale in un vaso molto largo, come dicevo, riesce a colonizzare bene senza essere troppo disturbata da ostacoli. Questo invece è un grandissimo vaso usato per una saracenia flava che è stata divisa per la prima volta dopo 9 anni, 10 anni, adesso non lo so perché era tantissimo che non la dividevo più. È stata messa in questo vaso molto grande, lei veramente ha tutto questo sistema di rizoma che è cresciuto in maniera circolare, che io ho diviso in alcuni punti e poi ho sistemato in questo vaso molto grande. Voi vedete questa pianta con i fillodia, le foglie invernali, in questo vaso grandissimo. Ma questo perché? Perché è una pianta
che ha tantissimo sviluppo all'interno, ci sono molti rizomi, quindi le foglie sono tantissime e quando crescono riescono ad arrivare anche a 80-90 cm di altezza, e quindi questo vaso è ideale per poter coltivare una pianta di questo tipo. Vedete che nonostante io l'abbia messa rinvasata l'anno scorso in questo vaso, con la crescita è già arrivata a battere nel bordo del vaso, quindi io qui potrò fare poi una cosa: potrò dividere i rizomi senza rinvasare la pianta, togliendo quelli che sono andati a sbattere contro il bordo del vaso, o rifare tutto il rinvaso in un nuovo supporto, in un nuovo vaso, dividendo la pianta 2, 3, 4 volte in base a quante volte riesco a dividerla, per avere poi degli esemplari da far ricrescere poi in vasi un po' più piccoli. Perché effettivamente una pianta di queste dimensioni occupa anche spazio. Se abbiamo un piccolo balcone ci troviamo poi alla fine a dover usare un vaso così grande, e questo potrebbe essere un problema di spazio. L'enfatizzazione che dà un vaso di questo tipo a delle foglie verticali molto alte è molto bello anche da vedere. In più il vaso è grande, più dobbiamo mettere un sottovaso che ha una buona portata di acqua, perché un vaso di questo tipo, se mettiamo un piccolo sottovaso, l'acqua se la succhia subito, in poco tempo, e dopo dobbiamo riempirlo di nuovo. Quindi c'è anche da valutare questo quando coltiviamo le piante carnivore. Ho lasciato per ultimo il discorso per quello che riguarda la dionea, perché la dionea muscipola è una pianta che ha bisogno anche di vasi profondi, di vasi che siano particolarmente profondi. Io per una dionea muscipola consiglierei addirittura un vaso di questo tipo per poterla coltivare. Voi la vedete coltivata qui. Questo è stato un esperimento, perché avevo diverse dionea in tanti vasi, tutte dello stesso tipo, e le ho portate tutte qui in questo contenitore che non è molto alto. E allora, siccome la dionea muscipola anche lei non ama substrati particolarmente fradici, con un livello di acqua altissimo, ma preferisce un substrato umido, perché cresce in realtà non nei bordi delle paludi, ma nelle praterie umide, nei prati umidi, molto molto umidi, ho preferito coltivarla in questo contenitore qui, che non è molto alto, e fornisco sempre acqua in modo da non inondare totalmente il tutto, ma dandogli alcuni centimetri di acqua all'interno. Questo non è forato, la bagnatura viene fatta tramite questo vaso che ho inserito, bucato. Quando vedo che questo vaso qui come acqua è a 1/3, io lascio così, perché vuol dire che questo livello di acqua si è distribuito in tutta la profondità di questo supporto, di questo contenitore, e vedo che la dionea cresce molto bene. In realtà però non è una coltivazione giusta, perché andrebbe un contenitore molto più alto. Il prossimo anno comunque io penso di regalare poi ad amici un po' di dionee, ne toglierò un pochettino da qui, e vediamo se cambiare il metodo di coltivazione, vediamo che cosa succede il prossimo anno con un supporto non tanto alto come questo. Comunque quest'anno ho visto che la dionea si è sviluppata bene, proprio perché non ho fornito una quantità esagerata di acqua, facendola vivere all'interno di una palude, ma piuttosto ho cercato di imitare questi prati umidi, in cui cresce in natura nascosta dalle erbe, e in cui si sviluppa molto bene in natura la dionea muscicola. Sono tutti esemplari dello stesso tipo, tranne alcuni che ho messo lì, di un altro tipo, e vedrò poi magari di spostare quelli in un altro vaso per conservare quegli esemplari, perché hanno le trappole più grandi, mi piacciono di più rispetto a questa che è la classica, che non si colora mai neanche tanto di rosso durante la bella stagione. Questo è un video sulla coltivazione delle piante carnivore in vaso, sulla scelta dei vasi, un video semplice, proprio base, per spiegare un po' come coltivare le piante anche di comune reperibilità nei vivai. Tra queste non ho ancora citato le Nepenthes, sono piante carnivore tropicali, hanno un apparato radicale che è molto delicato, che non deve essere disturbato. Quindi è meglio coltivarle sempre in contenitori in cui sappiamo che questa pianta rimarrà poi magari per 1-2 anni, senza rinvasi continui, perché non sopportano molto il fatto di essere rinvasate. Quindi cerchiamo di dargli sempre un vaso leggermente superiore a quello che abbiamo trovato all'acquisto della pianta, leggermente superiore, magari possiamo esagerare ancora di qualche centimetro, per poter dargli alla pianta la possibilità poi di rimanere nel suo vaso per un po' di anni, in modo che possa crescere bene. Ho visto spesso esemplari coltivati anche in vasi molto piccoli che si sviluppano molto bene, quindi sono piante che hanno probabilmente bisogno anche di sentire leggermente le loro radici un po' costrette.
Sono piante che vivono sugli alberi. Le piante che sono epifite sugli alberi solitamente non hanno questo grande apparato radicale perché non può diffondersi molto, come ad esempio nel terreno che ha tutta la superficie a disposizione, se vuole veramente andare e svilupparsi bene. Le piante epifite che vivono sugli alberi, sui tronchi degli alberi o sui rami, hanno sempre un apparato radicale non tanto sviluppato ma molto robusto in modo da aggrapparsi alla pianta stessa. Alcune nepenthes sono anche terrestri, quelle magari avranno un apparato radicale un po' più lungo, però diciamo che per una nepenthes un vaso di questo tipo può andare bene per poterla coltivare anche 1 anno, 2 anni senza nessun problema, o forse anche di più, se la pianta, perché comunque in coltivazione le nepenthes non hanno questo sviluppo come in natura, che diventano alte veramente tantissimo. E quindi un vaso di questo tipo può servire per poterle coltivare per un po' di tempo senza disturbarle. Quando avranno le radici che escono dal di sotto e vediamo che ha colonizzato tutto il vaso, potremo usare un vaso di dimensione leggermente diversa, ma senza mai esagerare troppo con il vaso di coltivazione delle nepenthes. Penso di aver detto tutto, ci sarebbe ancora da dire tanto su altre piante carnivore magari, però queste sono quelle un po' di facile reperibilità che possiamo trovare nei vivai, e quindi pensavo appunto di fare un video dedicato anche a chi si avvicina un po' alla passione delle piante carnivore che si è avvicinato da poco a questo tipo di passione, che è veramente molto stimolante. Ricordiamoci che le piante carnivore sono piante che comunque richiedono sempre molta acqua, e quindi in base al vaso, come ho detto prima per la saracenia flava, ricordiamo di mettere sempre un sottovaso che sia adatto anche alla dimensione del vaso, perché più il vaso è grande più ci sarà bisogno di acqua, e quindi il sottovaso dovrà essere o un po' più largo o un po' più alto, in modo da poter mettere più acqua, cercando sempre di essere abbastanza armonici con lo sviluppo del vaso, con l'altezza del vaso e il livello di acqua di cui la pianta ha bisogno. Poi andremo a fare una ricerca se abbiamo acquistato delle piante e scopriremo che Darlingtonia californica, Saracenia purpurea, tutte le saraceni, le pinguicole, molte drosere hanno bisogno di tanta acqua, e ci sono piante carnivore invece che di acqua ne vogliono leggermente meno, come ad esempio il Cephalotus, che io bagno una volta in estate, una volta ogni 3 giorni, e la bagno sempre quando, inserendo il dito nel terriccio, sento che i primi centimetri sono asciutti. Allora lì vuol dire che c'è bisogno di fare una bella bagnatura. In più il Cephalotus io non lo coltivo con un sottovaso, ma lo sistemo semplicemente su un posto qui sotto il gazebo tropicale e lo bagno di volta in volta fino a quando vedo uscire l'acqua dal sottovaso, dal vaso stesso. Quando vedo uscire l'acqua vuol dire che il terreno è stato completamente bagnato, e lo lascio asciugare 1, 2, 3 giorni in base anche al calore della giornata. E come dicevo, prima di ripetere la bagnatura andrò a tastare il terreno per essere sicuro che qualche centimetro sulla superficie è leggermente asciutto, e questo mi fa capire che ha bisogno di essere bagnato di nuovo. Con questo io vi saluto, spero che sia stato un video abbastanza interessante per quello che riguarda la coltivazione in vaso delle piante carnivore, e ci vediamo presto in un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!